Nella vita ci sono momenti in cui il silenzio può essere più assordante di qualsiasi urlo, soprattutto quando quel silenzio è carico di giudizio. Ciao, sono Rossana e oggi ti chiedo di immaginare una ragazza, un trampolino e un pubblico pronto a deridere. Poi un tuffo che zittisce tutti, cambiando per sempre non solo il suo destino, ma anche la percezione di chiunque fosse lì. Nel cuore di un'estate afosa, in un comune dove il sole picchiava implacabile sulla piscina all'aperto, si celava una storia di sfida e riscatto. L'aria era densa di risate e schiamazzi, ma un silenzio assordante calò quando Laura si avvicinò al trampolino. Ogni sguardo, ogni bisbiglio si trasformò in un dardo acuminato, puntato verso la sua figura. Il costume, stretto e impietoso, sembrava amplificare ogni insicurezza, mentre l'acqua, un miraggio rinfrescante, appariva irraggiungibile. Laura, ormai diciassettenne, conosceva bene quel gelo negli sguardi. Fin dall'infanzia, le risate dei compagni al parco e l'impossibilità di indossare abiti alla moda come le altre ragazze avevano tracciato solchi profondi nella sua anima. Viveva alla periferia di un paese senza nome, in un modesto appartamento con sua madre e il fratellino Giulio. L'assenza del padre, un'ombra silenziosa, pesava nell'aria stantia del loro piccolo salotto. A scuola era la ragazza taciturna, quella che non si fondeva con il gruppo, riservata, la definivano gli insegnanti, balena o peggio, i suoi coetanei. Ogni giorno un'occhiata sprezzante, una battuta crudele. La sua risposta era sempre la stessa, abbassare lo sguardo e proseguire. Aveva imparato che la resistenza passiva era la sua unica forma di sopravvivenza. Eppure c'era un luogo dove Laura smetteva di essere un bersaglio, dove il suo corpo non era altro che respiro e movimento, l'acqua. Quando sua madre riusciva a permetterselo, la portava alla piscina pubblica. Lì, tra le corsie, si sentiva libera. Il suo peso non era più un fardello, ma una forza che la spingeva in profondità per poi farla risalire. In acqua, il suo corpo, tanto deriso sulla terraferma, si trasformava in armonia, eleganza, potenza. Aveva imparato a nuotare da autodidatta, osservando e imitando, passando ore in acqua mentre gli altri bambini la evitavano. Un pomeriggio di luglio la piscina era particolarmente affollata. I suoi compagni del liceo festeggiavano la fine dell'anno scolastico e tra loro c'erano anche i suoi aguzzini. Laura si era seduta in disparte, le gambe immerse nell'acqua, gli occhi bassi, sperando di passare inosservata, ma fu inutile. Guarda chi c'è, la balena è tornata in mare. Risate, spintoni e un bicchiere d'acqua gelida versato su di lei. Solo una ragazza, di nome Camilla, con uno sguardo gentile, le porse un asciugamano, sussurrando: «Non ascoltarli». Laura non rispose, si alzò in silenzio. I suoi occhi si posarono sul trampolino più alto, poi sull'acqua. Qualcosa dentro di lei si spezzò, ma fu come una crepa che lasciò filtrare una luce inattesa. Iniziò a camminare verso il trampolino, ignorando le voci che la inseguivano. Ogni passo era una sfida ai suoi timori, al suo corpo, alla vergogna che l'aveva tormentata per anni. Ogni passo era un atto di pura resistenza. Si fermò sul bordo. «Se si tuffa, la piscina rimarrà vuota», gridò qualcuno, seguito da altre risate. Laura chiuse gli occhi, inspirò profondamente. Il mondo intero tacque per un istante. E poi si tuffò. Fu un salto pulito, di una precisione maniacale, controllando una torsione e con un ingresso in acqua praticamente perfetto. Un silenzio irreale calò, come un sipario su una scena inaspettata. Quando emerse e arrivò al bordo, tutti la stavano guardando. C'era un silenzio tombale. Solo Camilla ruppe il silenzio con un applauso solitario, al quale si unirono presto altri 2, poi 5, finché l'intera piscina scoppiò in un'ovazione. Laura era imbarazzata, non sorrise, ma nel suo sguardo c'era qualcosa di nuovo, di forte. Il giorno del tuffo divenne una leggenda nel quartiere. Qualcuno pubblicò il video online con la didascalia, la ragazza che ha zittito tutti con un tuffo da professionista. Diventò virale, ma Laura non voleva essere notata, voleva solo la serenità di una vita tranquilla. Poi qualcosa cominciò a cambiare. Riprese la scuola, i suoi compagni, che prima la ignoravano, ora la osservavano con una curiosità che celava un pizzico di rispetto.
I soliti bulli facevano ancora le battutine per cercare ancora di ridere, ma le loro voci venivano zittite da altri ragazzi. Ma ciò che contava davvero era la trasformazione interiore di Laura. Nel silenzio della sua stanza si guardava allo specchio. Durante tutti gli anni dell'adolescenza aveva evitato il suo riflesso. Ora invece lo fissava non per la bellezza, ma per la verità. Vedeva le sue spalle robuste, le braccia muscolose, le gambe tornite. Il suo corpo non era cambiato, ma la sua percezione sì. Aveva smesso di odiarlo e lo stava iniziando ad apprezzare. Un lunedì, il professore di educazione fisica, il signor Antonio, la fermò nel corridoio durante l'intervallo. Ho visto quello che hai fatto in piscina quest'estate. Lo sai, vero, che è un tuffo da professionista? Laura abbassò lo sguardo e arrossì. Hai mai pensato di far parte di una squadra? Lei scrollò le spalle. Tutti i miei coetanei mi hanno sempre messa in disparte. Non sono fatta per stare in una squadra. Lui la guardò scioccato. Io sono l'allenatore della squadra di tuffi della piscina. Tra poche settimane abbiamo una selezione regionale. Sarei contento se provassi. Solo a sentire la proposta, la paura le contorceva lo stomaco. Il solo pensiero di allenarsi accanto a ragazze magre, belle, appoggiate delle famiglie e sicure di sé, la faceva sentire un'intrusa. Ma qualcosa nel profondo le continuava a dire che era la cosa giusta da fare. Forse era la stessa vocina che quel giorno l'aveva fatta salire su quel trampolino. Forse era la voce che per anni aveva soppresso. Dopo giorni di ripensamenti, andò dall'allenatore e accettò la sua proposta. Nei giorni successivi si allenò all'alba, quando la piscina era vuota. Il primo giorno della prova regionale nessuno la riconobbe. Indossava una tuta sformata e i capelli stretti in una coda di cavallo disordinata. Le altre atlete la guardavano di sottecchi, scambiandosi occhiate che bruciavano come fuoco. Una delle ragazze, la favorita, si avvicinò. «Ciao, sei venuta a fare il tifo per qualcuno?» Laura la guardò. «No, sono qua per gareggiare». Il sorriso della ragazza si spense. «In che disciplina?» «Tuffi», rispose Laura. Nello spogliatoio scese un silenzio imbarazzante. Quando arrivò il suo turno, salì sul trampolino, concentrata. Tutta la piscina sembrò trattenere il respiro. Nessuno poteva sapere, tranne chi aveva visto quel video virale. Laura saltò. Sembrava una ballerina. Il tempo sembrò rallentare. Il corpo fece un tuffo pulito, elegante. Silenzio, ancora silenzio. Poi un applauso esplose, rimbombando, facendo tremare persino i vetri. Non era stata la migliore della giornata, ma era tra le prime tre. Era riuscita a guadagnare un posto in squadra. Arrivò il giorno della finale regionale, le tribune della piscina erano piene, parenti, amici, compagni di scuola. Tra di loro c'erano anche i ragazzi del suo liceo, alcuni erano lì per supportarla, altri, forse, per vederla fallire. Anche sua madre era lì. Per la prima volta aveva chiesto un permesso dal lavoro. Non poteva non esserci in questo momento importante della vita di sua figlia. Aveva gli occhi lucidi dall'emozione, il cuore le batteva forte, le mani sudavano. Era arrivato il suo momento. Sentì il suo nome e poi si concentrò per il tuffo. Laura chiuse gli occhi, la voce dello speaker si perse nel brusio. Si concentrò sulla respirazione, sentiva il battito del cuore. Aveva paura, ma non per la paura di essere derisa. Aveva paura di deludere se stessa. «Dai tutto quello che hai», le aveva detto Camilla, che da quella domenica estiva era diventata la sua migliore amica. Laura si posizionò. Poi saltò. L'ingresso in acqua fu preciso, nessuna goccia, nessun errore. Quando emerse, il tempo sembrava fermo, i secondi, aspettando le luci del tabellone, sembravano ore. Poi si illuminò. Massimo punteggio. Prima classificata. Con la medaglia al collo, Laura durante la premiazione si sentì libera. Tutte le attenzioni che erano puntate su di lei non le facevano più paura. Le settimane successive furono un turbinio di emozioni. I giornali locali scrissero dei suoi traguardi. Le scuole della provincia la invitarono a parlare agli studenti, raccontare della sua crescita, raccontare di come avesse affrontato le sue paure e le sue insicurezze per trasformarle in forza. Ogni volta che si trovava davanti a quei ragazzi, la sua voce tremava. Raccontava la sua storia con umiltà.
Le parole lasciavano il segno, alcuni si emozionavano, altri annuivano in silenzio. Un giorno un ragazzo con un problema di peso evidente le chiese: «Anche a me chiamano balena, dici che un giorno diventerò forte come te?» Laura gli prese le mani. «Tu sei già forte, devi solo capire dov'è nascosta la tua forza». Laura e Camilla avevano costruito un'amicizia fatta di sguardi, ironia e verità, e fu Camilla ad incoraggiarla a partecipare al campionato nazionale. Le nazionali sono veramente troppo. Un conto è fare le gare in provincia, ma in quelle gare ci vanno i veri campioni. «E tu cosa sei?» rispose Camilla. Così, un passo alla volta, con la determinazione della sua amica, Laura cominciò a credere di potercela fare. Si iscrisse con una mano tremante, si allenò tutte le ore che poteva farlo, si mise in gioco. Ma la vera trasformazione non fu l'iscrizione, fu il giorno in cui tornò alla piscina comunale per la prima volta da campionessa. Un anno dopo quel tuffo che cambiò tutto, una domenica, Laura si sedette nello stesso angolo della piscina, con i piedi nell'acqua. Non era cambiato molto da allora, ma la cosa più importante era che adesso teneva la testa alta. Lontano, in un angolo, un gruppo di ragazzine rideva tra loro, indicando una loro coetanea poco lontana. Era un po' goffa, sicuramente molto timida, con qualche chilo di troppo, che cercava di nascondersi coprendosi con un asciugamano. Laura si alzò decisa e camminò verso di lei. «Ciao, sono Laura. Posso sedermi un po' con te?» La bambina, stupita, annuì. «Sai nuotare?» chiese Laura. «Me la cavo, ma non mi fa impazzire. Sai, il costume, tutto stretto al corpo. Per questo non mi tuffo, uso la scaletta. Ho paura che ridano». Laura sorrise. Dentro di sé la sensazione che aveva provato era la stessa, ma ora era la sua forza. «Sai che anche io ero come te? Cercavo di nascondermi, stavo negli angoli, ma un giorno mi sono stancata e mi sono tuffata. E da quel giorno tutto è cambiato». La bambina la guardò stupita. «Vuoi provare a venire a tuffarti con me?» chiese Laura. La bambina ci pensò qualche secondo. Poteva sentire tutti i suoi pensieri solo guardandola negli occhi. Poi si alzò e tese la mano a Laura. Camminarono fino al trampolino basso, sempre con la mano salirono e poi contarono fino a 3. Saltarono. La piscina anche quel giorno, come un anno prima, era piena e in quel momento tutto sembrò fermarsi di nuovo. Quel giorno non ci furono applausi o filmati postati sui social, ma fu un giorno molto importante per Laura, un giorno che aveva con sé una vittoria, perché aiutando una ragazzina a trovare il coraggio di tuffarsi in un momento in cui era più vulnerabile e sola, capì cosa significasse trasformare la paura in forza. Era la vincita più bella, allungare la mano verso una persona in difficoltà e fargli capire che lei la vedeva, nonostante fosse invisibile al mondo. Laura aveva sempre pensato che il silenzio che la circondava fosse una punizione, ma poi aveva scoperto che, in realtà, il silenzio era il momento prima della tempesta, prima dei cambiamenti, dopo un tuffo ben eseguito, accompagnava gli sguardi che l'ammiravano. Non era diventata una ragazza famosa, né era diventata più magra, né più bella, ma aveva conquistato la libertà, un tuffo alla volta, e nessuno gliela avrebbe più portata via. Negli anni successivi continuò a gareggiare, a portare la sua esperienza. Quando veniva fermata e un bambino o una ragazza le raccontavano di sentirsi sbagliati, lei rispondeva con una semplice frase: «Non sei tu che devi nasconderti, sono loro, devono solo imparare a guardarti meglio». Così, tra piscine, scuole e palestre, il suo nome iniziò a farsi sentire. Non più come quello della ragazza presa in giro per essersi tuffata, ma come quello di chi ha dimostrato al mondo che il valore di una persona non si misura in chili, ma in coraggio. Se oggi ti senti fuori posto, se porti addosso il peso degli sguardi, delle battute o della vergogna, pensa a lei. Nessuno può decidere per te dove finisce il tuo spazio nel mondo. E se non trovi una porta aperta, tuffati lo stesso, apri il tuo varco. Fallo senza rumore, ma con tutta la forza che hai, perché il suono lasciato da un'anima libera è sempre più potente di qualsiasi insulto. Se questa storia ti ha emozionato e ti è arrivata al cuore, non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere altri nuovi racconti. Sono Rossana e ti aspetto ancora per una nuova storia.